Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Oggi conta solo quello. Allora, la Juventus batte l'Inter 1-0, tutti sorridenti, perché alla fine quello che conta, per quanto si possa discutere, è sempre e comunque la vittoria. Vogliamo vincere sempre. Parliamo della partita. Prima di tutto, se seguite il canale, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un mi piace. Grazie per tutti quelli che seguono. Partita di grandissima sofferenza. La partita può essere divisa in due partite nella stessa. Il primo tempo, che visto che Sanremo è arrivata alla sua conclusione, una Juventus piccola e fragile. La Juventus nel primo tempo, a mio parere, fa un errore abbastanza grossolano perché fa un pressing solo, diciamo, nella tre quarti dell'Inter o appena dopo la metà campo, quindi dà l'opportunità all'Inter di costruire molto dal basso. Una Juventus molto imprecisa, una Juventus che fa una fatica incredibile a creare delle trame di passaggio, più di 2 o 3 passaggi. Basti pensare che la Juventus nel primo tempo fa circa la metà dei passaggi dell'Inter e solamente il 70% dei passaggi, il 75-76% dei passaggi sono a buon fine con un Inter che crea molto di più. Il problema focale più importante del primo tempo è la sofferenza di Niccolò Savona contro Denzel Dumfries. Denzel Dumfries che praticamente distrugge in tutto e per tutto il giovane juventino e senza nulla contro Savona, chiaramente Dumfries è probabilmente uno degli avversari più ostici e in un momento di forma anche strepitosa, quindi estremamente difficile da marcare, estremamente difficile da arginare, quindi Savona nel primo tempo lascia, cerca di combattere, ce la mette tutta, quindi nulla dal punto di vista dell'impegno, ma Dumfries è semplicemente 2 spanne, 3 spanne sopra Savona e quindi da quella parte lì continuiamo a soffrire e siamo graziati più di qualche volta, una volta dal palo e anche dal fatto che alla fine Lautaro Martinez torna nella sua versione, quella pre-exploit nell'ultimo mese e mezzo, quindi sbaglia occasioni, ne sbaglierà anche nel secondo tempo. Comunque il primo tempo è quello lì, è la sofferenza di Savona sulla destra, è l'imprecisione nei passaggi, è un Colomoni che praticamente non viene mai servito ed è comunque una Juve che crea 2 o 3 palle gol veramente importanti nel primo tempo, dove Sommer tra Nico Gonzalez, quella parata su Nico Gonzalez e quella doppia parata su Nico Gonzalez con Sissao, comunque diciamo che fa valere le sue qualità in quella situazione. A parte quello, il resto del primo tempo è un Inter che entra con grandissimo coraggio, un Inter che cerca di strozzare la Juventus nella sua metà campo e dal punto di vista dei singoli, a parte diciamo i centrali, comunque Gatti e Vega hanno fatto una partita di grandissimo spessore, a centrocampo facciamo tanta fatica, si salva che Ferran Thuram nel primo tempo che nel secondo invece esploderà, un'esplosione pazzesca, cerca di lottare ma purtroppo McKennie soffre la posizione dietro le punte e Kopp sì, si trova comunque in una situazione di dover arginare Mkhitaryan che alla fine nonostante l'età fa la sua prestazione come al solito eccelsa. Un primo tempo dove a mio parere Motta è completamente insoddisfatto dal punto di vista della prestazione, perché è una prestazione in casa contro l'Inter dove c'è questa Juventus estremamente paurosa. Il cambio di rotta avviene sicuramente nel secondo tempo dove si vede quasi una partita completamente diversa. Nel secondo tempo abbiamo dopo poco viene sostituito Savona con l'ingresso di Cambiasso cambia la partita. Cambiasso ci porta ad avere un duello sulla fascia di Dumfries molto più equilibrato, sulla fascia Dumfries a destra, chiaramente Cambiasso è sulla sinistra e Cambiasso inizia a arginare Dumfries che diventa molto meno una spina del fianco anche perché Dumfries a quel punto deve anche preoccuparsi di Cambiasso. Cambiasso che a mio parere è entrato molto bene nella partita e una Juventus che alza il pressing non è più diciamo di attesa verso la tre quarti o appena dopo la metà campo della Juve, diventa proprio un pressing molto più alto e l'Inter lo soffre questo pressing più alto della Juventus, soffre comunque una Juventus che è più precisa e soffre anche delle folate perché la Juventus in realtà è molto questo,
tante folate. Thuram sale in cattedra, un Thuram dal punto di vista fisico e della personalità completamente devastante. A centrocampo a un certo punto ogni palla morta o ogni contrasto è vinto da Thuram. E una difesa ancora, ripeto, molto attenta, dove a me entrambi i centrali, Vega e Gatti, sono piaciuti parecchio, e un Di Gregorio che fa una parata che poi viene, mi sembra che fosse fuori gioco, o comunque fa una parata pazzesca su Dumfries, pazzesca, e un Di Gregorio molto più reattivo, molto più attento, ma anche una Juventus che entra con un piglio completamente differente in campo, un Colomoni che alla fine corre su ogni pallone, lotta, e siamo onesti, il gol che fa con Sessao è un gol dove vediamo tutto quello che Colomoni è come calciatore. Un attaccante che all'interno dell'area di rigore ci mostra una freddezza incredibile, dove con una ruleta dentro l'area di rigore si praticamente libera di un paio di giocatori e poi offre l'assist per Consissà, che con grandissima freddezza va a segnare il gol dell'1-0. Ed è una Juventus che ha l'opportunità anche del raddoppio, un'opportunità del raddoppio con Koopmeiners che viene praticamente fermato da Dumfries sulla linea. La palla magari sarebbe finita sul palo, fuori, comunque era una palla estremamente pericolosa, calciata bene da Koopmeiners, e la Juventus in quel momento sembra quasi in grado di poter strozzare la partita. Non so la motivazione, ma comunque Motta decide di usare i tre slot in maniera, diciamo, un cambio per ogni slot, quindi ci troviamo con soli tre cambi avendo finito gli slot, e mette dentro il Diz. Diciamo, al posto di Conceição, che Conceição migliora in campo secondo me perché è stato uno dei più pericolosi tra la partita, insieme a Thuram. I due hanno giocato una partita di grandissimo livello, ma anche difensori. Mette dentro il Diz che entra in maniera abbastanza, insomma, non brillante, però comunque sì, fa quella partita un po' da sufficienza. Sostituisce Thuram con Locatelli che entra, diciamo, abbastanza bene, l'ho visto bene su 2 o 3 palloni. E poi aveva fatto il cambio di cambiasso con Savona. Nico Gonzalez, un primo tempo disastroso, nel secondo tempo invece una partita di grandissimo impegno, grandissima quantità e una voglia comunque di vincere questa partita, che si è vista in maniera abbastanza da tutta la squadra, soprattutto nel secondo tempo. Io direi che, a parte i cambi, dove secondo me sarebbe stato forse intelligente anche cambiare Nico Gonzalez nel secondo tempo, perché era veramente sfinito, e io ho iniziato a preoccuparmi per una possibile infortunio muscolare, dove Nico, lo sappiamo, che è abbastanza cliente affezionato di quel tipo di infortunio. Però alla fine, secondo me, la cosa importante è questa: la Juventus allunga e fa la striscia di vittorie più lunga di quest'anno, prima di tutto. L'Inter paga il fatto della grandissima imprecisione e forse anche quell'errore mentale di entrare nel secondo tempo pensando che la Juve fosse quella del primo. Motta sicuramente ha fatto qualcosa negli spogliatoi perché non poteva essere soddisfatto. E adesso ci troviamo lì, ci troviamo in una situazione dove siamo finalmente a quel quarto posto, che è l'obiettivo annuale, anche se non vogliamo vincere. Una decina di punti dal Napoli, primo in classifica. L'Inter resta dietro al Napoli, l'Atalanta è a 5 punti di distanza. Chiaramente dobbiamo sempre guardarci le spalle, però ad oggi dobbiamo dire che bisogna essere estremamente felici, perché alla fine le partite vanno vinte anche così. L'Inter oggi ha dimostrato in più occasioni di non essere un Inter brillante e devastante come quella dell'anno scorso, però in molti momenti della partita di essere superiore alla Juventus. La Juventus ciò che ha fatto è stata una gara forse un po' troppo impaurita nel primo tempo, ma un secondo tempo dove comunque ci ha messo sicuramente un po' di più, ci ha messo un po' più di anima, anche se le occasioni sono arrivate da una parte all'altra. L'Inter poteva pareggiare in più occasioni anche nel primo tempo, parlo di Dumfries, ma da tifoso juventino oggi vediamo un cambiamento, e io spero che veramente Motta continui su questa linea. Credo anche che sia importante far giocare Khéphren Thuram, e lo continuo a dire ormai da quando ho iniziato a parlare su questo canale. Credo che comunque
Douglas Luiz è un giocatore che debba essere nelle rotazioni quando è disponibile, oggi non lo era. Kolo Muani, attaccante vero, perché un attaccante vero non fa solo non segna solo, ma fa segnare anche gli altri e comunque ha quella freddezza che a volte abbiamo visto mancare al nostro Dusan Vlahovic. E dopo sacrificio, ci vuole anche cuore, ci vuole anima. Da tifoso juventino, chi ha seguito la Juve da più di, ormai i miei sono più di 30 anni, dico una cosa: ci vuole cuore, ci vuole anima, ci vuole coraggio e le partite si possono vincere anche così, soffrendo, combattendo, 1-0, giocando un calcio a volte di rimessa, a volte un calcio anche impreciso, però alla fine qualche partita così bisogna vincerla. Altrimenti non si può pensare di giocare bene tutte le partite, non si può pensare di essere superiori agli avversari. Io oggi sono veramente felice, sono orgoglioso della squadra e sì, si può migliorare, c'è tanto da migliorare, però bisogna anche essere in grado di godere delle vittorie. Forza Juve, sempre.